Una volta un mio professore universitario disse una cosa che mi è rimasta molto impressa e che suonava più o meno così. Imparate ad usare correttamente il linguaggio, perché potrebbe non sembrare, ma le parole sono mattoni e vanno maneggiate con cura. Lui si stava riferendo all'usare con padronanza il linguaggio scientifico e dare il giusto nome alle cose quando si discute di biologia per non farsi bocciare all'esame. Ma oggi sono qui per farvi capire quanto sia importante per la vita di tutti i giorni. Alcuni di voi, forse molti in realtà, avranno letto il titolo di questo video e pensato sì, ma perché parlare di razzismo su un canale di divulgazione scientifica? Beh, la questione in realtà, per quanto l'argomento possa essere delicato, è semplice. La biologia può aiutare a far capire tante cose su questo fenomeno. Primo fra tutti, il fatto che il razzismo non ha senso. Partiamo da questo semplice fatto. Tutti gli umani attualmente viventi fanno parte della stessa specie, cioè Homo sapiens. Nello scorso video abbiamo visto che cos'è una specie e come possono esserci più definizioni. Vi lascio il link sia qua sopra che in descrizione se vi va di recuperarlo. Ma essendo noi animali, ci possiamo limitare alla classica definizione per questa parola. Una specie è un insieme di organismi in grado di riprodursi tra loro e di dare origine a prole fertile. Salvo patologie di uno dei due soggetti, un uomo e una donna in età riproduttiva potranno procreare qualsiasi sia la loro origine, la lingua che parlano, il colore della loro pelle o qualunque caratteristica fisica che vi possa venire in mente. Quindi, sul fatto che siamo tutti appartenenti ad una stessa specie, non ci piove. La domanda che possiamo porci ora è la seguente: esistono dei sottogruppi? E se sì, di che entità? Il sottogruppo di una specie più ampio che si possa avere è la sottospecie. Sempre nel video sulla specie, parlando della nomenclatura binomia, ho citato il lupo, Canis lupus, un ottimo esempio per spiegarvi che cos'è una sottospecie. Dire lupo, in realtà, è molto riduttivo. Infatti, Canis lupus è una di quelle specie che ha tante sottospecie, tra le varie Canis lupus lupus, il lupo grigio europeo, Canis lupus dingo, il lupo australiano, e attenzione attenzione, Canis lupus familiaris, cioè il cane. Tutti questi sono fecondi tra loro in quanto facenti parte della stessa specie, pensate solo ai cani lupo, ma sono distinguibili come gruppi separati perché la loro diversità genetica di gruppo è minore della diversità genetica che c'è tra i gruppi, cioè i lupi grigi europei sono geneticamente più simili tra loro, perché meno diversi geneticamente, di quanto non lo siano con i lupi australiani. Questa cosa non è vera per gli esseri umani. Condividiamo il 99,9% circa di DNA, quindi la nostra diversità genetica è concentrata in uno 0,1%. All'interno di una stessa popolazione umana, questo 0,1% varia dell'85% circa, mentre tra due popolazioni dello stesso continente varia del 5% circa. Tutti questi numerelli ci dicono che, al contrario delle sottospecie di Canis lupus, la diversità genetica che c'è all'interno di una popolazione è maggiore di quella che c'è tra due diverse popolazioni. Questo è possibile perché Homo sapiens, oltre ad essere una specie piuttosto giovane, abbiamo solo 300.000 anni circa che in evoluzione sono briciole, discende da un unico gruppetto di individui che, lasciando l'Africa, luogo di origine della nostra specie, nel corso del tempo ha subito parecchie perdite prima di riprendersi e raggiungere gli attuali numeri esorbitanti. Quindi la presenza di sottospecie è esclusa, e vi dirò di più, siamo tutti imparentati, chi più alla lontana e chi meno. Andiamo allora a ragionare sulla parola razzismo. Essa deriva dal termine razza. In particolare, il vocabolario Treccani ci dice che il razzismo è un'ideologia, una teoria e una prassi politica e sociale fondata sull'arbitrario presupposto dell'esistenza di razze umane biologicamente e storicamente superiori, destinate al comando, e di altre inferiori, destinate alla sottomissione, e intesa con discriminazioni e persecuzioni contro di queste e persino con il genocidio a conservare la purezza e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza superiore. Il razzismo presuppone cioè l'esistenza di razze all'interno della nostra specie. Troppe persone usano la parola razza con leggerezza, senza saperne il vero significato, quasi come se non stessero sventolando per aria un mattone col rischio di colpire qualcuno. Beh, razza è un termine coniato in ambito zootecnico, che indica una sottospecie geneticamente definita e mantenuta per selezione artificiale.
Riprendendo il nostro amico Canis lupus, concentriamoci su Canis lupus familiaris, cioè il cane. Possiamo parlare di razze per i cani perché l'uomo artificialmente le ha create e mantenute per rispondere alle sue esigenze. Vuoi un coccoloso cane da compagnia? Bulldog francese. Vuoi un fido compagno per la caccia? Beagle. Vuoi un possente cane da guardia? Corso. Vuoi un demonio in miniatura ripieno di rabbia? Chihuahua. Il punto è che queste razze sono possibili perché l'uomo, generazione dopo generazione, continua ad incrociare gli individui della stessa razza da lui creata per avere un certo aspetto fisico e o caratteriale. Se però noi scomparissimo domani, nel giro di pochissimo tempo non si distinguerebbe più nessun tipo di razza perché i cani avrebbero fatto ciò che il loro istinto gli suggerisce: incrociarsi con un cane, non con un cane della stessa razza. Se già da questo esempio non fosse chiaro, diciamolo e togliamoci il peso. Nell'essere umano le razze non esistono. Peraltro, l'uso che se ne fa nel parlato comune mi stranisce. Se ad esempio volessimo dare per vero che europei e asiatici sono due razze differenti, un ipotetico figlio di queste due razze di che razza sarebbe? E se io avessi un nonno africano, di che razza sarei? Considerando i danni che il razzismo porta, penso sia un obbligo nei confronti della nostra società, per noi scienziati, spiegare e aiutare a capire concetti come l'insensatezza del razzismo, visto che, durante il periodo del fascismo, i nostri predecessori hanno consapevolmente scelto di macchiarsi di azioni terribili. Gli antropologi italiani stanno da anni cercando di far modificare la parola razza contenuta nell'articolo 3 della nostra Costituzione, che secondo me sarebbe un piccolo primo passo davvero importante per provare a cambiare le cose. Quindi ricordatevi che ogni volta che fate del razzismo verso qualcuno, lo state probabilmente facendo contro un vostro cugino di, 13° grado? Ciao miei cari mammiferi bipedi, sono una biologa e mi piacerebbe condividere la passione per la biologia con gli altri. Se questo video ti è piaciuto e ti ha fatto venire voglia di salutare tutti con un "Salve cugino", lascia un mi piace, condividilo e commenta qua sotto. Se hai qualche domanda o un argomento di cui vorresti che io parlassi, scrivimelo nei commenti. Grazie per aver guardato il video, alla prossima!